Pensi di avere un livello avanzato di italiano? Sei sicuro di conoscere davvero le parole più difficili della nostra lingua? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale. Lernamo. In questo video metteremo alla prova il vostro vocabolario in italiano con un quiz speciale. Se conoscete almeno 12 delle 15 parole che vi mostrerò, allora potete dire con certezza di aver raggiunto il livello C2, cioè il livello più alto di competenza linguistica. Se però non le conoscete, non vi preoccupate e prendete questo video come un'occasione per imparare parole avanzate in italiano, che fa sempre bene. Ho deciso di suddividere le parole per temi. Vedremo prima 5 parole relative alle emozioni e agli stati d'animo. Poi vedremo 5 parole legate un po' alla cucina italiana e infine altre 5 dal mondo del lavoro. Vi darò prima la definizione, vi dirò da quante lettere è formata ogni parola e vi darò anche la prima lettera. E poi vi lascerò del tempo per pensare. Ma restate fino alla fine perché ci sarà anche, come sempre, un esercizio di ripasso. Iniziamo con le emozioni, che non saranno semplicemente felice, triste, arrabbiato. Dobbiamo andare più in profondità. Prima parola. Immaginate questa situazione. Una persona ha appena perso il lavoro. Il suo cane è scappato e ha appena scoperto che deve pagare una multa salata. Come si sente, secondo voi, una persona in questo stato? Stiamo cercando una parola di 8 lettere che comincia con A. La risposta corretta è avvilito. Avvilito. Essere avvilito significa sentirsi profondamente amareggiato, scoraggiato, quasi umiliato dalle circostanze. Quindi è un po' come triste o deluso, ma più che altro è l'unione di queste due è ancora più forte con il senso di rassegnazione, sentimento negativo. Per esempio, dopo l'ennesimo rifiuto, Marco si sentiva completamente avvilito e non sapeva più cosa fare. Prossima parola. Ora pensate a qualcuno che non riesce a stare fermo, che cammina avanti e indietro per la stanza, che controlla continuamente il telefono perché sta aspettando una comunicazione importante. Come descrivereste questa persona in modo formale? Anche in questo caso stiamo cercando una parola di 8 lettere e questa parola comincia per I. La risposta corretta è inquieto. Inquieto. Una persona inquieta è una persona agitata, nervosa, incapace di trovare pace interiore, da cui poi deriva il sostantivo per descrivere la sensazione, inquietudine, che indica appunto quello stato di perenne agitazione. La notte prima dell'esame, Giulia era così inquieta che non è riuscita a chiudere occhio.
Passiamo alla prossima. La prossima non indica davvero un'emozione, ma piuttosto la caratteristica, una caratteristica della personalità, del carattere di qualcuno. In particolare, si tratta di una persona che si sente superiore agli altri, che guarda tutti dall'alto in basso con un sorrisetto di superiorità, arroganza. Come definiamo questa persona? Stiamo cercando un aggettivo di 10 lettere che comincia con S. La parola corretta è sprezzante. Sprezzante. Sprezzante indica proprio un atteggiamento, una personalità che disprezza apertamente. E questo disprezzo è spesso ostentato, reso molto evidente. Disprezzo chiaramente verso qualcuno o qualcosa. Per esempio, il critico ha liquidato il film con un commento sprezzante, roba da dilettanti. Prossima parola. Adesso abbiamo bisogno di un aggettivo per descrivere una persona che ha vissuto tante esperienze negative e ormai non crede più in nulla di buono. Ha perso ogni illusione sulla vita, sull'amore, sul mondo. Abbiamo bisogno di 9 lettere e la parola comincia con la lettera D. La risposta corretta è disilluso. Disilluso. Come dice la parola stessa, una persona disillusa è una persona che ha perso le sue illusioni, spesso dopo esperienze negative, deludenti, dolorose. Dopo anni di politica era diventato completamente disilluso e non andava nemmeno più a votare. Attenzione, mi raccomando, parentesi, a non confondere disilluso con deluso. Deluso è temporaneo, una sensazione di contrarietà per il fallimento delle proprie speranze o delle proprie aspirazioni, aspettative, ma prima o poi passa. Disilluso invece fa parte proprio del carattere, quindi della personalità di qualcuno ed è più profondo e permanente. Ultima parola per questa prima parte, che invece è un po' più positiva. Descrive una sensazione in particolare. È sempre un aggettivo ed è una sensazione che ci colpisce quando vediamo qualcosa di bello, perfetto, così emozionante che ci fa sentire sopraffatti, ma in senso buono. Insomma, è come quel sentimento che provate la prima volta che vedete la Cappella Sistina o quando ascoltate un brano musicale, una canzone che vi colpisce, vi tocca l'anima. Quale aggettivo usiamo in italiano per descrivere questa sensazione? Anche in questo caso abbiamo bisogno di 8 lettere e la prima è la E. Estatico. Estatico. Estatico significa essere in stato di estasi, e cioè rapimento totale di fronte a qualcosa di straordinario. Per esempio, alla vista del panorama delle Dolomiti, i turisti rimasero estatici per qualche minuto. Piccola curiosità, questa parola estatico viene dal greco ecstasis, che significa letteralmente stare fuori
da se stessi ed è proprio quello stato in cui si entra e ci si dimentica di tutto il resto. Allora, come sta andando? Quante ne avete indovinate finora? Adesso c'è la nostra categoria preferita, la cucina. Ma ovviamente non aspettatevi parole come piatto o pentola. Si va più in profondità. Cominciamo subito con un verbo che descrive un'azione molto specifica in cucina. Immaginate che state cucinando la carne. Quando la carne è cotta, la togliete dalla padella, ma nella padella restano quei residui caramellizzati, marroni e saporiti. Sapete che è possibile recuperare questi residui? In che modo? La cucina ce lo insegna, aggiungendo del vino o del brodo per farli staccare e preparare una salsa in questo modo. Bene, come si chiama questa tecnica? Quella di aggiungere il vino o il brodo per far staccare i residui dalla padella e creare una salsa. Stiamo cercando un verbo un po' lungo, di 10 lettere, e la prima lettera è D. Se non siete cuochi o se non siete appassionati di cucina, questo verbo è un po' difficile. La risposta corretta è deglassare, che come vi dicevo significa proprio versare del liquido in una padella calda per sciogliere i residui, i succhi caramellizzati della cottura. Per esempio, dopo aver rosolato la carne, ha deglassato con un bicchiere di vino rosso. Prossima parola. Qui abbiamo bisogno di un'immagine. Come potete vedere, c'è un pezzo di formaggio con tanti buchi, piccoli buchi. Come si chiamano proprio questi buchi, l'insieme dei buchi del formaggio nel linguaggio gastronomico in italiano? Questa era un po' difficile. Si tratta di un sostantivo, un nome di 10 lettere che comincia per O. Ebbene, la risposta corretta, e cioè la parola per indicare i buchi caratteristici di alcuni formaggi, come per esempio i formaggi svizzeri, è occhiatura. Occhiatura, che sì, non ha niente a che fare con gli occhi. Per esempio, nelle riviste tecniche sul formaggio potrebbe capitarvi di leggere cose come un buon formaggio svizzero si riconosce dalla sua occhiatura regolare e ben distribuita. Esiste nella vostra lingua una parola per descrivere proprio i buchi del formaggio o è un'invenzione tutta italiana? Prossima parola, un nome. E in questo caso sono sicura che si tratti di qualcosa che fate, non dico ogni giorno, ma sicuramente ogni settimana, quando cucinate. Quindi questa azione è veramente molto comune, soprattutto se cucinate spesso italiano. È qualcosa che si fa verso la fine della preparazione, soprattutto di risotti e paste, e consiste nel mescolare energicamente il piatto a fuoco spento o molto basso, aggiungendo grassi come olio, burro, formaggio per ottenere una consistenza cremosa e omogenea e per amalgamare tutti i sapori. Ma come si chiama questo procedimento, questa tecnica? Se leggete le ricette italiane, questa la sapete. È un nome composto da 11 lettere che comincia con la lettera M.
La risposta corretta è mantecatura. La mantecatura. Avete presente, no? Quando state facendo il vostro risotto, per esempio, e quindi mescolate, poi spegnete il fuoco, aggiungete una noce di burro e mescolate. Mantecare, mantecatura. Come procede? Come sta andando? Mi raccomando, segnatevi le risposte giuste, quelle sbagliate, le definizioni, perché poi ci sarà l'esercizio finale. Prima di riprendere, ho un regalo per voi. Avete capito bene? Il nostro libro Perché si dice. Si tratta di un libricino molto colorato, molto simpatico, molto piacevole, divertente, che vi racconta un po' l'origine di alcune parole ed espressioni italiane legate agli altri paesi. Ad esempio, perché si dice l'insalata russa o valere un Perù o essere un orologio svizzero e molte altre. Spesso anche gli italiani non sanno l'origine di queste espressioni, quindi è qualcosa di, spero, utile e piacevole per voi, che abbiamo realizzato e abbiamo deciso di regalarvi, quindi è gratis. Vi basta visitare questo link che vi lascio anche in descrizione e la vostra copia arriverà direttamente nella vostra casella di posta. E poi ci sono anche gli esercizi con le soluzioni. Adesso torniamo a noi e parliamo di un altro aggettivo, questa volta per descrivere proprio il cibo. In particolare, questo aggettivo descrive qualcosa di particolarmente squisito, ma anche raffinato e piacevole al gusto. Quindi si tratta di qualcosa che è sicuramente molto elegante, ma allo stesso tempo buono, di alta qualità. Questo aggettivo è formato da 9 lettere e la prima è una P. È un po' come si potrebbero definire i piatti di un ristorante con 3 stelle Michelin, e cioè prelibato. Prelibato. Buono, elegante, saporito, delizioso, piacevole al gusto. È prelibato. Oh, questo tiramisù è davvero prelibato. Qual è l'ingrediente segreto che hai utilizzato? Ultima parola culinaria. Questa sensazione succede spesso, ma sapete come si chiama? Vediamo. Allora, cerchiamo sempre un aggettivo per descrivere quella sensazione che ci colpisce quando assaggiamo qualcosa e sentiamo in bocca quella sensazione astringente, un po' ruvida, che vi fa fare così. Ad esempio quando beviamo un tè troppo forte o quando mangiamo un kaki acerbo. Succede spesso proprio con questo frutto. Lo mettete in bocca e fate così. Abbiamo bisogno di un aggettivo formato da 10 lettere che comincia con la lettera A per descrivere proprio questa sensazione. La risposta corretta è allappante, che è quasi come un'onomatopeica, perché ricorda questo suono qua che facciamo quando apriamo e chiudiamo la bocca, perché ci sembra che la parte superiore e la parte inferiore si vogliano quasi bloccare quando si crea questa sensazione. Quindi allappante. Per esempio, il kaki è un frutto allappante. Succede molto spesso con lui. Qualche volta anche con le pere mi è capitato, per esempio. Allora, ci siete? Siete ancora con me? Lo so che non è facile, ovviamente. Siamo qui per
imparare e stiamo parlando di un livello C2, quindi un livello praticamente madrelingua, molto molto avanzato. Ma sono orgogliosa di voi per essere arrivati qui. Adesso vedremo l'ultima categoria, quella del mondo del lavoro, e quindi vedremo un po' le parole dei contesti formali, professionali. Se lavorate con italiani o se volete lavorare in Italia, queste parole faranno proprio al caso vostro. Immaginate di essere in una riunione dove il vostro capo parla per un'ora senza mai arrivare al punto. Usa tante parole complicate, fa giri immensi, ma alla fine non dice nulla di concreto. Noi abbiamo in italiano una parola, un nome, per indicare proprio questo tipo di atteggiamento, quindi questo modo di parlare pieno di parole vuote e inutilmente complicato. Che parola stiamo cercando? Si tratta di una parola formata da 11 lettere che comincia con A. La parola che stiamo cercando è ampollosità. Ampollosità. Suona un po' grande, no? Magnifica. E in effetti l'ampollosità è quello stile di comunicazione gonfio, ridondante, pieno di parole altisonanti ma senza contenuto reale, come appunto il discorso del capo che abbiamo visto prima, o magari il discorso del presidente, il discorso del direttore e così via. Spesso questo tipo di discorsi sono un po' ampollosi. Prossima parola. Adesso stiamo cercando un verbo. Qualcosa che non dovreste fare al lavoro. Infatti questo verbo significa oziare, perdere tempo, gironzolare senza meta, non fare nulla di buono, di concreto, evitando un lavoro, un'attività utile. È semplicemente perdendo tempo, andando in giro senza uno scopo preciso. Abbiamo un verbo piuttosto formale, avanzato per descrivere questo ed è un verbo abbastanza lungo, formato da 12 lettere e comincia con B. Una parola che mi piace tanto. Bighellonare. Bighellonare. Perdere tempo, oziare, in maniera avanzata si dice bighellonare. Smettila di bighellonare e vai a fare i compiti. Prossima parola, un nome. Questo nome descrive un'attività molto apprezzata sul posto di lavoro, e cioè la capacità di fare tante cose diverse, di adattarsi a ruoli, a contesti differenti, di essere utile in tanti settori, in tanti contesti. Come si chiama questa capacità, questa dote? È una parola formata da 11 lettere che comincia con una V. La risposta corretta è versatilità. Versatilità. Essere versatili significa proprio riuscire a fare bene in tanti contesti diversi, essere utili in tanti contesti diversi. Ad esempio, sugli annunci di lavoro è molto comune trovare cerchiamo candidati con versatilità, capaci di passare dal lavoro creativo al lavoro amministrativo senza problemi. Voi siete delle persone versatili? Adesso un altro nome per descrivere ancora una volta qualcuno che non si comporta bene a lavoro. Dunque, utilizziamo questa parola quando qualcuno in ufficio non fa il suo lavoro, lo scarica sugli altri, evita le responsabilità e
passa il tempo a fare altro, in genere cose che ti fanno perdere tempo, non cose utili. Questa persona è cosa? È una parola un po' lunga, abbiamo bisogno di 13 lettere e la parola comincia con una S. La risposta corretta è scansafatiche. Lo o la scansafatiche. Scansare vuol dire evitare, fatiche sono compiti impegnativi, quindi letteralmente questa parola significa qualcuno che evita sempre gli sforzi, le difficoltà. Quindi mi raccomando, quando siete al lavoro cercate di non essere scansafatiche e allo stesso tempo cercate di non avere nella vostra squadra uno scansafatiche o una scansafatiche. Ce l'abbiamo fatta! Siamo giunti all'ultima parola. Questa è davvero per esperti. Vediamo un po'. Quando un dipendente perde la motivazione completamente, quando va in ufficio ma mentalmente è altrove, quando fa il minimo indispensabile, guardando costantemente l'orologio, aspettando che arrivi l'ora di andare a casa. Come descriviamo questa persona? Cerchiamo un aggettivo di 9 lettere che comincia con I. Questo dipendente è indolente. Indolente. Una persona indolente manca di energia, di volontà, di interesse per quello che fa. Non è pigra per scelta, ma sembra quasi incapace di attivarsi. Un po' così. Ad esempio, dopo anni di lavoro senza una promozione o un riconoscimento, Paolo è diventato completamente indolente. Si trascina in ufficio senza alcuna motivazione. Piccola parentesi, indolente viene dal latino indolens, che significa letteralmente che non sente dolore. Poi con il tempo questo significato si è evoluto per indicare chi non sente nulla, neanche la voglia, la motivazione. Attenzione però a non confondere indolente con indolenzito. Indolenzito viene proprio da dolore, dolore fisico. Anche se non si tratta di un dolore vero e proprio, è piuttosto dolore lieve o fastidio diffuso. Utilizziamo indolenzito, per esempio, per parlare dei nostri muscoli dopo una sessione in palestra o per parlare del nostro corpo dopo che abbiamo avuto l'influenza. Come è andata? Fatemelo sapere nei commenti qual è stato il vostro punteggio e vi ricordo che anche se avete trovato solo una parola giusta, va benissimo così. Siamo qui per imparare e quindi spero che dopo questo video abbiate imparato delle parole nuove che potete usare in italiano e mi raccomando, usatele per fare bella figura con gli italiani. Se vi piacciono i test, dovete assolutamente fare il test sui verbi italiani, un'altra bella sfida che vi lascio come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Adesso, come promesso, ci sarà un esercizio di ripasso. Prima però volevo ricordarvi che anche se il vostro livello è avanzato, non significa che non dobbiate fare pratica con il vostro italiano, perché purtroppo le lingue si perdono se non le si utilizza. È per questo che vi consiglio di passare da questo link e dare un'occhiata ai pacchetti di italiano
intensivo. Con Italiano intensivo avete la possibilità di svolgere lezioni individuali online con i nostri insegnanti madrelingua qualificati, persone vere che vi faranno delle domande, vi daranno delle risposte, dei pareri, diventeranno a lungo andare vostri amici, vostri confidenti e, a differenza dei corsi tradizionali, avete la possibilità di svolgere lezioni dove volete, da casa vostra per esempio, quando volete, anche nel fine settimana, per fare conversazione, rivedere la grammatica e quant'altro. E adesso, esercizio. Dovete completare le frasi con la parola corretta, scegliendo tra quelle che abbiamo visto in questo video. Dopo la cottura, ricordatevi di con il vino bianco per creare una salsa saporita. Non sopporto il suo atteggiamento. Ci guarda tutti come se fossimo inferiori. È completamente dopo aver perso la causa in tribunale. Se volete ripassare tutto quello di cui abbiamo parlato in questo video, vi consiglio di passare dal nostro sito web learnamo.com. Nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca, potete cercare le parole chiave, ad esempio lessico avanzato italiano, e troverete l'articolo dedicato all'argomento e ogni video pubblicato su YouTube ha il suo proprio articolo dedicato, dettagliato, approfondito, con esercizi interattivi di ripasso e il podcast da scaricare e ascoltare dove volete, quando volete. Vediamo le soluzioni. Dopo la cottura, ricordatevi di deglassare con il vino bianco per creare una salsa saporita. Non sopporto il suo atteggiamento sprezzante. Ci guarda tutti come se fossimo inferiori. È completamente avvilito dopo aver perso la causa in tribunale. Ve le ricordavate tutte? Le avevate scritte tutte? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi saluto, spero che questo video vi sia stato utile. Se è così, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Continuate a fare pratica con l'italiano, arriveranno altri test di questo tipo e vedremo un po' se il vostro punteggio crescerà. Alla prossima!